E Inzerillo come fu ucciso? Perché lei ebbe delle confidenze su questa uccisione di Inzerillo. Sembra che Inzerillo sia stato accompagnato in macchina o accompagnato con un'altra macchina dal figlio di Giuseppe Montalto, di Salvatore Montalto, che si chiama Giuseppe Montalto. Sì. Sì. Accompagnato a casa di questa donna, lasciato là. Lui sarà sceso dopo 2 ore, 3 ore di vivere, di stare in quella casa. Quando è sceso lo hanno ammazzato. Salvatore Inzerillo fu ucciso l'11 maggio del 1981, poco dopo Bontade. Non temeva di essere assassinato perché era ancora debitore del pagamento di 50 kg di eroina. Fino a quando non pago non mi toccheranno, diceva. E invece eliminarlo per i corleonesi era più importante dei miliardi. Con lui viene cancellata l'ultima opposizione al Ligio e ai corleonesi. Ma poi fu ucciso anche il giovane figlio di Inzerillo. E anche su questo lei ha dato che sembra che a questo bambino, perché era un bambino, le abbiano tolto il braccio destro dicendo non userai questo braccio per sparare a Salvatore Riina. Perché questo? Perché sembra che il bambino, se è vero, avesse detto io quando sarò grande ammazzerò a Salvatore Riina. Quindi aveva espresso propositi di vendetta. E allora è intervenuto, chi intervenne a fare questo atto così feroce? Giuseppe Lei ci racconti come sorse questa guerra di mafia, i motivi che hanno determinato la guerra di mafia, l'attrito che ci fu tra varie componenti della commissione. Gli attriti fra i componenti della commissione furono esclusivamente perché si facevano delle esecuzioni contro persone dello Stato, contro funzionari dello Stato, senza che tutta la commissione ne fosse informata. Quando nel 1980 mi trovai con Stefano Bontade, le prime osservazioni che lui mi fece di questa commissione erano queste cose. Si avevano fatto esecuzioni di capitani dei carabinieri, di personaggi politici. Ci faccia i nomi, ci faccia pure i nomi, se se li ricorda. Credo il capitano di Monreale, un capitano dei carabinieri di Monreale, non ricordo il nome in questo momento. Poi fu ucciso qualche altra Poi fu ucciso qualche altra persona politica, se non ricordo male Mattarella, se non ricordo male Riina. Erano accaduti dei vari fatti di sangue. E lo stesso Inzerillo, per dimostrare che anche lui poteva fare delle cose senza informare la commissione, decise di uccidere il magistrato Costa, se non ricordo male. E Giuseppe Galò mi disse che era un bambino, Totuccio Inzerillo, solo perché aveva fatto questo, per dimostrare che anche lui era una forza. Mi disse che non valeva la pena che quest'uomo stesse in commissione. E questa una spiegazione dei delitti commessi dalla mafia, a cominciare dalle uccisioni di magistrati, poliziotti, carabinieri e uomini politici. Una dimostrazione di grande potenza, una sfida allo Stato, ma anche una prova di forza per il predominio nelle cosche. Tra questi delitti il più clamoroso è quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il prefetto di Palermo viene ucciso probabilmente perché aveva capito che la mafia palermitana aveva stipulato un patto con la mafia edilizia catanese e stava tentando un salto di qualità per il controllo degli appalti pubblici nell'isola. Per contrastare questo fenomeno il generale aveva chiesto ampi poteri, ma non arrivarono in tempo. Tutti coloro che conducono le indagini sulla mafia vincente. I commissari Boris Giuliano e Ninni Cassarà, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, l'agente Roberto Antiochia, l'agente Calogero Zucchetto, i giudici Terranova e Costa,
e uomini politici, Mattarella, Latorre, Reina. La mafia vincente vuole stravincere anche contro lo Stato. Sono sempre i corleonesi a guidare l'attacco. Desidero, signor Presidente, fare pubblica dichiarazione. Ecco, rendere le mie dichiarazioni, essere interrogato subito. Essere interrogato? Vabbè, questo sì. La Corte, se dovrà interrogarlo, lo interrogerà. Dico, se lei deve fare qualche dichiarazione di carattere contingente è un altro paio di mani. Ma insomma, tanto per capirci. Ma lei desidera essere interrogato? Sì. Ecco, in modo da poter essere messo a confronto. Oh. Sì. Vabbè, Il 9 aprile 1986, Liggio, che aveva sempre rifiutato di parlare, chiede il confronto. È come un segnale. Dalle gabbie tutti sollecitano interrogatori e confronti. Anche in quello che l'imputato Leggio che chiede di essere interrogato. Anche Spadaro Tommaso. Io ho delle documentazioni che posso approvare che Buscetta è un bugiardo. Va bene, lei sarà E messo se a non è confronto. come dico io, poi Lei sarà messo a io confronto ho se la Corte lo documenti in riterrà, mano. naturalmente. Vabbè, lei forse non ha capito lo spirito. No, no, si è riservato però. Sì. E quindi noi non abbiamo negato nulla. Se era possibile, signor Presidente. Vabbè, Io ho documenti in mano di dimostrare Noi che è un vogliamo bugiardo. che si realizzino le condizioni processuali che non si sono realizzate anche per colpa di taluni imputati, va bene. perché si possano eventualmente ammettere quei Ho confronti. documenti in mano, signor Presidente. Giuseppe Bona. Chiede di essere interrogato affinché possa avere il confronto col signor Buscetta. Grazie. Senta, io, siccome il signor Buscetta ha detto un sacco di bugie, io conosco Buscetta, desidero fare alcune domande. Non l'ho potuto fare prima con i miei legali perché non mi è stata data la possibilità di concordare una linea difensiva. E ciò chiedo che lei gentilmente mi dia la possibilità che io ponga direttamente le domande a questo signore. Ma non E continuo a dire, conosco Buscetta, contrariamente alle sue affermazioni. Sì. Lei le domande le può porre anche in sede di confronto, naturalmente, no? Sì, signore. Sì. Lucianeddu, la primola di Corleone, è in carcere da 14 anni, ma è ritenuto comunque il capo dei corleonesi, la mente della mafia vincente. Secondo il giudice istruttore, dalla cella dirige un giro di affari per centinaia di miliardi e impartisce ordini. La sua ascesa, all'inizio degli anni 60, comincia con l'uccisione del medico Michele Navarra, il capomafia di Corleone. Poi sale tutti i gradini della gerarchia, fino a scatenare la guerra contro la vecchia dirigenza di Cosa Nostra. È contro questa nuova mafia che si scagliano i pentiti. Allora Leggio, in istruttoria, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso vuole rispondere all'interrogatorio? Rispondo e spiego anche il motivo perché... Non sento bene. Desidero spiegare anche il motivo perché mi sono avvalso Sì. da Pelosi. Sì, dica pure. Siccome non credo nel segreto istruttorio, Può avvicinare il microfono? Sì, il microfono lo deve avvicinare un po'. non credo nel segreto istruttorio, questo segreto poi non è tanto segreto e allora preferisco non rispondere anche perché non volevo fare da sponda alle palle lanciate da Buscetta. Lei ha detto che non credendo nel segreto istruttorio ha ritenuto di avvalersi della sua facoltà di non rispondere. Dico, adesso che tutto è pubblico, Sì. vuole parlare. Sì. Ma allora, io innanzitutto chiedo di sapere di che cosa sono imputato. gliel'ho detto, di associazione per delinquere, di associazione per Desidero delinquere. avere fatte contestazioni chiare in maniera da poter... Sì, la contestazione di avere fatto parte di un'associazione chiamata Cosa Nostra, e questa è l'associazione per delinquere di stampo mafioso, che si avvalendosi della forza intimidatrice della propria organizzazione è diretta a commettere più delitti. Faccio presente Sì, adesso che va bene. io sono stato arrestato nel 74 e da allora sono in carcere e dal 77 sono stato in poi sempre nei carceri del rigore, perché grazie alle raccomandazioni esterne o interne, non lo so, io sono stato, pure non avendo nessun merito, sempre messo in isolamento e nei carceri del rigore.
quindi non vedo come abbia potuto commettere questi reati pur volendo, o come abbia potuto fare per comunicare con qualcuno, per ordinare queste accuse assurde che lei mi contesta. Poi ci sono le accuse di Buscetta, che dice che lei era entrato a far parte della cupola o commissione, dopo che questa commissione, insomma l'organizzazione Cosa Nostra, era stata retta da un triumvirato. Poi lei sarebbe entrato nella commissione. Entrando in questa commissione, però alcuni elementi come il Bontate e il Badalamenti si lamentavano che lei avrebbe fatto per esempio eseguire il sequestro dell'ingegnere Luciano Cassina. Sto riportando le cose che ha detto Buscetta e che lei ha sentito anche qua in aula. Sì, ma tanto per Buscetta bisogna che si decide. Sì. Qui di fronte alla Corte di Reggio Calabria dice che io non sono un uomo d'onore, che non mi ha conosciuto mai. Ora qui mi accusa addirittura di essere parte della cupola, della non cupola. Io la prego anche per questo di richiamare la deposizione del Buscetta, perché chi lo manda? I miei, questo considero io mandato di cattura di Buscetta e di nessuno più. Io da tutte queste cose potrei dire una sola cosa: ero in carcere e quindi assolutamente impossibilitato, pur volendo, a poter commettere tutti questi reati, tutte queste cose che si dice. Questa è una fantasia. Non c'è solo Buscetta ad accusare Liggio e i corleonesi. Tra imputati e testi pentiti, nel processo si contano 21 accusatori della mafia vincente. Sì.